Stiamo per cominciare un favoloso viaggio tra le meraviglie italiane, seguendo le orme del grande poeta tedesco Goethe, attraverso il suo viaggio in Italia. Iniziamo oggi sul lago di Garda e nelle prossime settimane seguiremo Goethe alla scoperta di Verona, Vicenza, Padova, le meraviglie di Venezia, Roma, Napoli e della Sicilia. Ci troviamo sul lago di Garda in compagnia di Goethe nel suo viaggio in Italia che intraprese fra il 1786 e il 1788. Il Garda fu il primo posto in cui lui capì di essere veramente in Italia. Scese dal Brennero a Rovereto, capì che la lingua era cambiata, finalmente era diventato l'italiano. Ricordiamoci che Goethe era un poliglotta, quindi lui conosceva l'italiano, ovviamente non conosceva i dialetti, quindi talvolta aveva delle difficoltà di comunicazione. Goethe ci scrive il 12 settembre del 1786 e appena entrato in Italia e ci dice: per questa sera mi sarei già potuto trovare a Verona, ma a pochi passi da me c'era questo maestoso spettacolo della natura, questo delizioso quadro che è il lago di Garda, ed io non ho voluto rinunciarvi. Mi trovo generosamente compensato dall'aver allungato il cammino. Goethe è talmente entusiasta di questo posto che dice: non è possibile esprimere a parole l'incanto di questa lussureggiante riviera. E ancora Goethe ci parla della sua gita al lago e ci racconta: questa si compì felicemente, con grande esultanza del mio spirito per lo splendore dello specchio d'acqua e della riva bresciana che ne è bagnata. Per seguire Goethe faremo anche noi una gita in barca. E a più di 2 secoli dal viaggio di Goethe osserveremo dal lago i paesi da lui descritti di Limone e Malcesine. Sono partito da Torbole stamane alle 3 con 2 rematori. Il vento da principio ci è stato favorevole e abbiamo anche potuto spiegare le vele. Quelle che vediamo dietro a me sono le strutture che servivano una volta per le limonaie, di cui ci parla anche Goethe. Siamo passati davanti al Limone. Vini disposti sul declivio del monte a guisa di terrazze e piantati a limoni offrono uno spettacolo di abbondanza e di accuratezza ad un tempo. Ogni giardino consiste in file di pilastri quadrangolari, bianchi, distribuiti ad una certa distanza l'uno dall'altro. Adesso non vengono più utilizzate perché sono molto costose. Goethe ci racconta anche una disavventura. Il vento sfavorevole che ieri mi ha sospinto nel porto di Malcesine mi ha procurato un'avventura abbastanza seria. Giunto a Malcesine, un delizioso paesino sulla costa est del lago, Goethe si mise a dipingerne il suggestivo castello. Ma presto si rese conto di essere accerchiato dagli abitanti del posto. Questi, per nulla avvezzi ai viaggiatori, lo presero per una spia dell'imperatore d'Austria Giuseppe II. Infatti Malcesine segnava proprio il confine tra la Repubblica di Venezia e quella dell'Impero d'Austria. Il racconto dell'avventura di Malcesine è molto interessante, sia perché ci dà un'idea della situazione politica di quei tempi e altresì perché ci spiega la situazione, diciamo, dei viaggiatori di quei tempi, che era ben diversa da quella di adesso. Ora infatti il lago di Garda è una zona turistica, mentre a quei tempi gli abitanti del Garda non erano abituati ai viaggiatori. Cogliamo quindi l'occasione per conoscere brevemente l'imperatore Giuseppe e la sua dinastia, Asburgo-Lorena.
La dinastia Asburgo-Lorena si è creata nel 1736 con il matrimonio tra Maria Teresa d'Asburgo e Francesco Stefano di Lorena, dal quale nacquero 16 figli. Uno di questi figli era proprio l'imperatore Giuseppe, di cui ci parla Goethe nel racconto su Malcesine. Giuseppe II d'Asburgo-Lorena fu imperatore del Sacro Romano Impero dal 1765 al 1790. Fu educato ai principi dell'illuminismo francese. Sovrano riformista, promulgò un editto di tolleranza religiosa. Centralizzò l'organizzazione amministrativa e burocratica per mantenere la coesione tra i vari territori dell'impero. Abolì la servitù della gleba e soppresse la tortura e la pena di morte. Amante della musica e mecenate delle arti, tenne a corte Mozart e gli commissionò il ratto del serraglio. Come dicevamo prima, l'imperatore Giuseppe II era figlio di Maria Teresa d'Austria. È interessante ricordare che Maria Teresa d'Asburgo svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo della città di Trieste. Infatti intuì che col declino di Venezia Trieste avrebbe potuto diventare un porto commerciale strategico dell'Adriatico e di tutto il Mediterraneo e vi fece quindi costruire strade e palazzi. Maria Teresa d'Austria era soprannominata la suocera d'Europa. Infatti combinò per le sue figlie dei matrimoni strategici con le più importanti casate d'Europa. La più famosa, Maria Antonietta, sposò Luigi XVI, re di Francia. Maria Antonietta fu l'unica a non seguire mai le idee riformiste della madre e dei fratelli. Diventò quindi un simbolo del dispotismo e finì sulla ghigliottina dopo la Rivoluzione francese. Quando morì l'imperatore Giuseppe II nel 1790, gli successe il fratello Leopoldo II, a cui successe il figlio Francesco II, che fu l'ultimo imperatore del Sacro Romano Impero. Infatti il Sacro Romano Impero si dissolse durante le guerre napoleoniche. Francesco II divenne quindi imperatore d'Austria, re di Boemia, re di Ungheria e ultimo duca di Milano. Ebbe 12 figli, tra cui il figlio Ferdinando I d'Asburgo-Lorena, che gli successe al trono. Una delle figlie di Francesco II d'Asburgo-Lorena era Maria Luisa d'Austria. Nel 1810 andò in sposa a Napoleone Bonaparte, che voleva assicurarsi una discendenza legandosi a una delle più prestigiose dinastie europee. Abbandonò quindi la prima amatissima moglie Giuseppina, che non aveva la possibilità di dargli un erede, per Maria Luisa d'Austria. Un altro figlio di Francesco II era l'arciduca Francesco Carlo, che sposò Sofia di Baviera, dalla quale ebbe, fra gli altri, 2 figli divenuti imperatori. Uno era Massimiliano d'Asburgo, che divenne imperatore del Messico. Era colui che aveva fatto costruire il castello di Miramare di Trieste per abitarvi insieme alla consorte. L'altro figlio fu Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria fra il 1848 e 1916. Regnò quindi quasi 68 anni. Fu colui che sposò l'imperatrice Sissi. Fu l'ultima personalità di spicco della dinastia Asburgo-Lorena. Con l'assassinio a Sarajevo del suo erede al trono Francesco Ferdinando nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Francesco Giuseppe morì nel 1916 e gli succedette Carlo I, che dopo aver perso la guerra fu condannato all'esilio nel 1919. Finì così la dinastia Asburgo-Lorena. Si può dire che Goethe sia il poeta e lo scrittore più importante del mondo tedesco, allo stesso modo in cui Dante è il più importante per il mondo italiano e Shakespeare per quello inglese. Goethe nacque a Francoforte nel 1749. All'età di soli 25 anni pubblicò I dolori del giovane Werther, un romanzo pieno di sentimenti dove c'è questo protagonista che è appunto Werther, che è innamorato ma viene respinto e questo lo porta al suicidio.
Si trattava di un periodo in cui Goethe era completamente immerso nella corrente letteraria tedesca che si chiama Sturm und Drang, che viene comunemente tradotta in italiano con qualcosa come tempesta e azione. È una corrente letteraria che sfocerà successivamente nel romanticismo, in cui veniva esaltata la soggettività, i sentimenti, la natura, veniva esaltato quello che era il genio dell'uomo, il genio che si contrappone a ogni forma di dispotismo e che è avulso dalla società. Lo Sturmstrang è collocato fra il 1770 e il 1785, però Goethe se ne distaccherà ben prima, abbracciando quella che era la corrente, diciamo, speculare, e cioè il classicismo. Con il classicismo si passa da un punto di vista soggettivo ad un punto di vista più oggettivo. L'ideale del classicismo non è più il genio che è fuori dalla società, bensì un uomo estremamente integrato nel suo contesto sociale. Si recuperano gli ideali classici, quindi c'è una maggiore attenzione all'equilibrio e alla ragione. Goethe intraprende il suo viaggio in Italia proprio in questa fase di classicismo. Siamo altresì nel periodo dei Grand Tour. Fra il 1600 e il 1800 i giovani rampolli delle aristocrazie e successivamente anche della borghesia usano intraprendere un viaggio in Europa e in particolare in Italia, in cui continuano la loro formazione intellettuale e culturale, ma altresì fanno un'esperienza di vita. Il viaggio in Italia di Goethe viene intrapreso da Goethe stesso quando ha già 37 anni. È un viaggio che lui ha tantissimo desiderato, anche perché suo padre, Johann Caspar Goethe, a sua volta si era recato in Italia nel 1740. Ne era rimasto talmente affascinato che scrisse addirittura in italiano il libro Viaggio per l'Italia. Quindi il giovane Wolfgang crebbe con il mito dell'Italia. Intraprende questo viaggio in solitaria, addirittura inizialmente sotto un falso nome, e in realtà lui si fa anticipare da delle lettere alle personalità più importanti qui in Italia, in modo da poter frequentare e avere delle porte aperte. Goethe intraprende questo viaggio in Italia quando aveva 37 anni e quindi va dal 1786 al 1788. Sta quasi 2 anni qui in Italia. Scriverà e pubblicherà però il viaggio in Italia quasi 30 anni dopo. Il viaggio in Italia di Goethe quindi è un insieme di diari di viaggio, lettere che lui aveva scritto ai suoi amici in quel periodo, riflessioni successive. Proprio perché viene pubblicato molto tempo dopo, deve essere considerato non un vero e proprio diario di viaggio, bensì le riflessioni di un uomo adulto che riconosce in questa esperienza un elemento fondante della sua vita. Goethe, oltre a essere poeta e scrittore, era anche amante delle scienze. Famoso infatti è il suo libro sulla teoria dei colori. In Italia, oltre a interessarsi di arte e cultura, era estremamente interessato anche alla natura. È per questo che il lago di Garda esercitò su di lui un enorme fascino. Vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere se volete altri approfondimenti e vi aspetto per le prossime tappe. Ciao!